Ho provato ad abbracciare mia moglie dopo una lunga giornata. Lei mi ha respinto e ha detto: credi di essertelo meritato? Al mattino ho lasciato un biglietto. Guadagnati il mio ritorno. Quello che ho scoperto dopo su di lei, sua sorella e l'uomo che frequentava da 10 anni mi ha fatto mettere in discussione tutto, persino mio figlio. Mi chiamo Dean Pritchard. Ho 44 anni e gestisco un piccolo studio di contabilità a Columbus, Ohio. Per 17 anni ho creduto di aver costruito qualcosa di solido. Una casa bella, un'attività di successo, 2 figli per cui morirei e una moglie che pensavo mi amasse. Mi sbagliavo su quest'ultimo punto. Quel martedì è iniziato normalmente. Sono tornato a casa esausto dopo le preparazioni per la stagione fiscale, le spalle tese per ore passate chino sui fogli di calcolo. Nain era in piedi al bancone della cucina, di spalle, con quel suo solito accappatoio floreale addosso. Sean, nostro figlio sedicenne, era al piano di sopra a fare i compiti. Hailey, tredicenne, era già andata a letto. Mi sono avvicinato a Nain e ho cercato di abbracciarla. Niente di drammatico, solo un gesto che un marito fa alla moglie dopo una giornata pesante. Ma appena le mie braccia hanno toccato le sue spalle, lei si è ritratta. Si è allontanata come se avessi una malattia. Cosa credi di fare? La voce di Nain era gelida. Stavo solo cercando di abbracciare mia moglie, ho risposto, confuso. Ora è un crimine. Si è girata verso di me. E quello che ho visto nei suoi occhi non era rabbia. Era qualcosa di peggio. Disprezzo. Credi di essertelo meritato? Ha chiesto. Torni a casa, a malapena mi parli, sepolto nei tuoi numeri tutto il giorno. E pensi che un abbraccio risolva tutto? Sono rimasto paralizzato. 17 anni di matrimonio, e lei mi guardava come se fossi uno sconosciuto che chiede l'elemosina. Nain, cosa ti succede? A me non succede niente, Dean. Forse finalmente qualcosa sta andando bene. È passata oltre senza aggiungere una parola, portandosi il tè al piano di sopra. Sono rimasto in cucina per 20 minuti, a ripensare a ogni momento, chiedendomi quando mia moglie fosse diventata una persona che non riconoscevo più. Quella notte non ho chiuso occhio. Sono rimasto nel mio studio a fissare la foto del nostro matrimonio sulla mensola. Alle 4 del mattino avevo preso una decisione. Ho preparato una borsa con l'essenziale e ho scritto un biglietto sul bancone della cucina, dove l'avrebbe trovato con il caffè del mattino. Per parole, guadagnati il mio ritorno. Dean. Sono partito prima dell'alba, prima che i ragazzi si svegliassero, prima che potessi ripensarci. Non sapevo dove andare. Sapevo solo che non potevo restare in una casa dove mia moglie si ritrae al mio tocco. Ho guidato per 3 ore senza fermarmi. Il sole è sorto da qualche parte vicino a Zanesville, dipingendo l'autostrada di arancione, un colore che avrei apprezzato in un altro giorno. Ma quella mattina vedevo solo il volto di Nain. Quello sguardo di puro disgusto quando ho provato a stringerla. Ho trovato un motel fuori Cambridge. Uno di quei posti dove nessuno fa domande e il caffè sa di rimpianti di ieri. La stanza puzzava di fumo di sigaretta e deodorante alpino. Ma c'era un letto e una porta con la serratura. Bastava. Per le prime ore sono rimasto seduto lì. Niente televisione, nessuna telefonata, solo silenzio e il ronzio di un vecchio riscaldatore. La mia mente ripercorreva l'ultimo anno, cercando indizi che avessi trascurato. Le notti in cui Nain diceva di stare con sua sorella Denise. I viaggi di lavoro che sembravano moltiplicarsi. Il modo in cui aveva iniziato a dormire con il telefono sotto il cuscino. Verso mezzogiorno ho acceso il telefono. 14 chiamate perse. 8 da Nain, 4 da Sean, 2 da mio fratello Stuart. Le ho ignorate tutte e ho aperto il conto del nostro piano telefonico familiare. Quello che ho trovato mi ha fatto venire la nausea. Un numero ricorreva continuamente nella cronologia delle chiamate di Nain. Sempre dopo le 10 di sera. Sempre. Quando dormivo ero in viaggio per incontri con clienti. Le chiamate duravano da 45 minuti a 2 ore.
Non era un amico che si aggiorna. Era altro. Non riconoscevo il numero, ma il prefisso era locale. Chiunque fosse, abitava abbastanza vicino da essere pericoloso. Le mani mi tremavano mentre scorrevo 3 mesi di registri. Il modello era meticoloso. Mai chiamate durante le cene in famiglia. Mai nei fine settimana, quando ero a casa tutto il giorno. Chiunque parlasse con Nine conosceva i miei orari. Era attento, calcolatore. Ho scritto il numero su un blocchetto del motel e l'ho fissato a lungo. Una parte di me voleva chiamare subito, chiedere risposte, sentire la voce dell'uomo che forse stava distruggendo il mio matrimonio. Ma non ero pronto per quella conversazione. Non ancora. Invece ho chiamato mio fratello Stuart. Dean, dove diavolo sei? La voce di Stuart era tesa. Nine mi ha chiamato piangendo. Ha detto che sei partito nel cuore della notte. Sean è preoccupatissimo. Sto bene, ho risposto. Avevo solo bisogno di spazio. Spazio da cosa? Cosa è successo? Gli ho raccontato della cucina, dell'abbraccio, delle parole che sembravano uno schiaffo. Stuart ha ascoltato senza interrompere, cosa insolita per lui. Quando ho finito è rimasto in silenzio un attimo. Poi ha detto qualcosa che mi ha stretto il cuore. Dean, non volevo dirti niente, ma forse è il momento. Il mese scorso ho visto Nine in quel ristorante italiano in Fifth Street. Non era sola. C'era un tipo in giacca e cravatta. Pensavo fosse un cliente o qualcosa del genere, ma stavano seduti molto vicini. Hai visto la sua faccia? Alto, sui 45, capelli grigi alle tempie. Sembrava uno che ha soldi. Ho ringraziato Stuart e ho riattaccato. Mia moglie non era solo fredda. Non era solo distante. Viveva una doppia vita. E tutti sembravano saperlo tranne me. Ho guardato di nuovo quel numero. Domani avrei scoperto chi aveva rubato il cuore di mia moglie. Quella sera avrei pianificato. La mattina dopo mi sono svegliato con uno scopo. Basta stare in motel a compatirmi. Avevo bisogno di risposte, e c'era un solo modo per ottenerle. Sono tornato verso Columbus, ma non a casa. Mi sono fermato davanti a un'agenzia investigativa privata che avevo trovato online la sera prima. L'edificio era anonimo, incastrato tra una lavanderia e un panificio. Dentro, un uomo di nome Vince Duca sedeva dietro una scrivania ingombra. Sembrava esattamente come ti aspetteresti un ex poliziotto, occhi stanchi, mani robuste e l'impronta dell'anello di matrimonio sul dito. I casi di divorzio sono il mio pane quotidiano, ha detto Vince dopo che gli ho spiegato la situazione. Dammi quel numero, tra una settimana ti dirò tutto su questo tizio, compresa la misura delle scarpe. Gli ho consegnato il numero e una foto di Nine dal mio portafoglio. Vince l'ha studiata un attimo, poi ha annuito. Bella donna. Di solito sono così in questi casi. Ti farò sapere. Mentre Vince lavorava, mi sono trasferito in un altro motel più vicino alla città. Non potevo stare lontano per sempre. Sean e Hailey dovevano sapere che il padre non li aveva abbandonati, ma non ero pronto a vedere Nine. Non finché non avessi capito esattamente con chi avevo a che fare. Quella sera ho incontrato il mio amico Terrence in un bar vicino al suo ufficio. Ci conosciamo dai tempi dell'università, quando la vita era semplice e il futuro sembrava infinito. Era l'unico, oltre a Stuart, a cui potevo affidare questa storia. Hai un aspetto terribile, ha detto, spingendomi una birra. Mi sento peggio di come sembro, ho risposto. Gli ho raccontato tutto. Il rifiuto in cucina, i registri telefonici, l'avvistamento di Stuart al ristorante. Terrence ha ascoltato senza interrompere, il volto che si faceva sempre più scuro ad ogni dettaglio. Dean, devo dirti una cosa, ha detto quando ho finito. Non so se significa qualcosa, ma ora credo di sì. Circa 2 mesi fa ho incontrato Nine a quel gala di beneficenza in centro. Quello per l'ospedale dei bambini. Dovevi venire anche tu, ricordi? Ma avevi quell'emergenza con il conto Patterson.
Mi ricordo. E allora? Era lì con un tipo che ha presentato come un collega della società di sua sorella. Ma il modo in cui si muovevano insieme, come lui le toccava la schiena mentre camminavano, non era affatto professionale. Dean, mi sono convinto che stavo leggendo troppo in questa cosa. Com'era? Alto, bello in quel modo elegante da uomo d'affari. Capelli grigi, abito costoso, guidava una Lexus argento. Le mani mi si sono strette attorno al bicchiere. Era la descrizione perfetta di quello che Stuart aveva visto. Lo stesso uomo che appariva a più eventi con mia moglie mentre io lavoravo fino a tardi per mantenere la famiglia. Ti ha detto il nome? Terrence ha aggrottato la fronte, cercando di ricordare. Douglas, qualcosa. Credo abbia detto Douglas. Douglas. Ora il fantasma aveva un nome. Ho ringraziato Terrence e sono tornato al motel, la mente in subbuglio. Non era una relazione recente. Era qualcosa che si era costruito da mesi, forse di più, proprio sotto il mio naso. Erano stati attenti, scegliendo eventi in cui non c'ero, costruendo alibi che non avrebbero mai destato sospetti. Ma le persone attente sbagliano. Tutti prima o poi. E convince che scavava in quel numero e ora un nome su cui lavorare, quegli errori stavano per venire a galla. Mi sono seduto sul bordo del letto e ho tirato fuori il telefono. Sean mi aveva mandato 3 messaggi chiedendo dove fossi e se stessi bene. Mio figlio, il ragazzo che avevo cresciuto per 16 anni, preoccupato per suo padre. Ho scritto un messaggio semplice. Sto bene. Ti voglio bene. Ti spiegherò tutto presto. Qualunque cosa succeda dopo, i miei figli sapranno la verità. Se la meritano. Vince mi ha chiamato 4 giorni dopo. La sua voce era piatta, professionale, ma sotto si sentiva qualcosa. Forse compassione, o solo la stanchezza di un uomo che dà cattive notizie troppo spesso. Ho ricevuto le tue informazioni, ha detto. Ti conviene sederti per questo. Ero già seduto nella mia stanza del motel, ma afferrai comunque il bordo del materasso. Il numero appartiene a un telefono prepagato, ma ho rintracciato l'acquisto tramite una carta di credito. L'auto appartiene a un uomo di nome Douglas Camp. 46 anni, socio dello studio legale Camp e Harrington in centro, specializzato in fusioni e acquisizioni aziendali. 2 divorzi, nessun figlio, un patrimonio netto superiore ai 4 milioni. Douglas Camp, un nome che avevo sentito prima ma non riuscivo a collocare. C'è di più. Vince continuò, ho scavato nel suo passato. Camp ha una reputazione. Gli piacciono le donne sposate, in particolare quelle i cui mariti sono troppo occupati a lavorare per accorgersene. Non è la sua prima volta. 3 anni fa, Adin è stato citato in una causa di divorzio come l'altro uomo. Il marito ha provato a denunciarlo per alienazione dell'affetto, ma gli avvocati di Camp hanno fatto archiviare tutto. Un professionista nel distruggere famiglie. È quello che mia moglie aveva scelto invece di me. E Nine. Qualche prova. Si sono incontrati di persona. Ho delle foto della settimana scorsa, prima che mi chiamasse. Si sono visti in un hotel fuori città, il Marriott vicino all'aeroporto. Sono rimasti 3 ore nel pomeriggio, mentre probabilmente tu eri al lavoro e i tuoi figli a scuola. 3 ore in una stanza d'albergo mentre io facevo i conti per clienti che si fidavano di me per gestire le loro finanze. Mia moglie invece gestiva tutt'altro. Mandami tutto. Ti ho già inviato foto, registri, tutto via email. Dean, un'ultima cosa. Ho controllato le finanze della tua famiglia come mi hai chiesto. C'è una seconda ipoteca sulla tua casa, stipulata 8 mesi fa per $180.000. La firma è di tua moglie, ma i documenti indicano entrambi come mutuatari. La stanza cominciò a girarmi. Non avevo mai firmato nulla del genere. Pensavo potresti voler controllare anche i fondi per il college dei tuoi figli. Tua moglie è la titolare principale di entrambi. Dopo che Vince riattaccò, rimasi a lungo in silenzio. La donna che avevo sposato, la madre dei miei figli,
Stava prosciugando le nostre finanze mentre dormiva con un avvocato milionario. Non aveva senso. Se Douglas Camp era così ricco, perché Nine aveva bisogno dei nostri soldi? Poi capii. Non stava rubando per lui. Stava costruendo il suo fondo di fuga, una rete di sicurezza per quando finalmente mi avrebbe lasciato, fatta di soldi che avevo guadagnato con anni di settimane lavorative da 70 ore. Accesi il portatile e accedetti ai conti di risparmio per l'istruzione. Il saldo nel fondo di Sean, $12.000. Quello di Hailey, $37.000. In totale avevo risparmiato oltre $90.000. Spariti. Tutto sparito. Le mani mi tremavano. Ma non per tristezza, per rabbia. Rabbia fredda, concentrata. Presi il telefono e chiamai il mio avvocato. Era ora di smettere di essere una vittima e diventare l'uomo di cui i miei figli avevano bisogno. Il mio avvocato agì in fretta. Nel giro di 48 ore aveva ottenuto un mandato per i registri bancari e scoperto esattamente dove erano finiti i nostri soldi. I pagamenti della seconda ipoteca venivano versati su un conto privato intestato al cognome da nubile di Nine. I fondi per l'istruzione dei bambini erano stati liquidati nel corso di 2 anni, trasferiti in piccole somme per evitare di essere scoperti. Ma il vero shock arrivò quando decisi di affrontare qualcuno che potesse avere risposte. La sorella di Nine, Denise. La trovai nel suo appartamento nella zona est di Columbus. Aprì la porta con un'espressione di sincera sorpresa. Chiaramente non si aspettava me. Dean, cosa ci fai qui? Nine è preoccupatissima. Dice che sei sparito senza spiegazioni. Posso entrare? Chiesi. Dobbiamo parlare. Denise esitò, poi si fece da parte. Il suo appartamento era piccolo ma ordinato, pieno di fotografie di riunioni di famiglia in cui ora apparivo come lo sciocco che non sapeva che sua moglie lo tradiva. So di Douglas Camp, dissi, senza perdere tempo in convenevoli. Il volto di Denise divenne pallido. Cercò di riprendersi, ma il danno era fatto. La sua reazione mi disse tutto quello che dovevo sapere. Non so di cosa parli, balbettò. Non mentirmi, Denise. Ho registri telefonici. Ho fotografie. Ho email che risalgono a più di 1 anno fa. Voglio sapere da quanto tempo la copri. Denise si lasciò cadere sul divano, le mani tremanti. Per un lungo momento non parlò. Quando finalmente alzò lo sguardo, gli occhi erano bagnati di lacrime. 10 anni, sussurrò. Le parole mi colpirono come un treno in corsa. 10 anni, non mesi, non 1 o 2 anni, un decennio. Cosa hai detto? Si vedevano da 10 anni, Dean. All'inizio a intermittenza, poi più regolarmente dopo la nascita di Hailey. Le ho detto, basta. Ti prego, chiudila, ma lei ha risposto che Douglas la faceva sentire viva in un modo in cui tu non sei mai riuscito. Rimasi paralizzato, cercando di elaborare la portata di quel tradimento. Sean aveva 16 anni. Se questa relazione durava da 10 anni, era iniziata quando lui aveva solo 6 anni. Quando Hailey aveva appena 3 anni, lei aveva mai detto qualcosa su Sean? Chiesi, a voce appena percettibile. Denise distolse lo sguardo e quel piccolo gesto rispose alla mia domanda prima che parlasse. Dean, penso che dovresti chiedere direttamente a Nine. Dimmi, Denise, ho il diritto di sapere. Chiuse gli occhi. 5 anni fa, Nine si è ubriacata alla mia festa di compleanno. Mi ha detto qualcosa. Mi ha fatto promettere di non ripeterlo mai. Ha detto, Sean. Ha detto, Sean potrebbe non essere tuo. Stava vedendo Douglas prima che vi sposaste. C'è stato un periodo di sovrapposizione. La stanza cominciò a girarmi. Mio figlio, il ragazzo che avevo allenato nella Little League, aiutato con i compiti, insegnato a guidare. Il ragazzo che portava il mio cognome e mi chiamava papà. Forse non era mio. L'ha mai confermato? Ha fatto un test. Si è rifiutata. Ha detto che non voleva saperlo.
Ha detto che non importava perché comunque lo stavi crescendo tu. Uscii dall'appartamento di Denise senza dire una parola. Le gambe mi portarono alla macchina, ma non riuscii a guidare. Rimasi seduto lì, le mani sul volante, a fissare il vuoto. 10 anni. Mia moglie aveva vissuto una doppia vita per 10 anni. E mio figlio, il bambino che amavo più di ogni cosa, poteva essere il figlio biologico dell'uomo con cui lei dormiva. Tirai fuori il telefono e cercai servizi per test del DNA. C'era una clinica a 20 minuti di distanza che offriva test di paternità in giornata. Tutto ciò che mi serviva era un campione di Sean. Il giorno dopo avrei saputo la verità. E qualunque fosse, avrebbe cambiato tutto. Ottenere il DNA di Sean fu più facile del previsto. Lo chiamai e gli chiesi se voleva pranzare insieme, solo noi due. Accettò subito, chiaramente sollevato di sentirmi dopo giorni di silenzio. Ci incontrammo in una tavola calda vicino alla sua scuola. Sean sembrava stanco, con occhiaie scure sotto gli occhi. Il suo solito sorriso facile era sostituito dalla preoccupazione. «Papà, cosa succede?» chiese prima ancora che ordinassimo. «Mamma dice che stai attraversando una specie di crisi. Dice che hai bisogno di spazio, ma non spiega nulla. Sto impazzendo. Sto bene, figlio. Tua madre ed io abbiamo dei problemi, ma non hanno nulla a che fare con quanto ti voglio bene, a te e a tua sorella». Che tipo di problemi? Non ero pronto a raccontargli tutto. Non ancora. Non finché non avessi saputo se il ragazzo seduto di fronte a me condivideva il mio sangue. Problemi da adulti, dissi. Cose che succedono tra tua madre e me. Ma prometto che quando sarà il momento giusto, ti spiegherò tutto. Per ora avevo solo bisogno di vederti. Parlammo per un'ora di scuola, dei suoi piani per il college, della ragazza che aveva iniziato a frequentare. Una conversazione normale tra padre e figlio, anche se nulla di tutto ciò sembrava più normale. Quando Sean si alzò per andare in bagno, presi il suo bicchiere di soda e lo infilai in un sacchetto di plastica che avevo portato apposta. La sua saliva sarebbe stata sufficiente per il test. 2 giorni dopo, ero nella sala d'attesa della clinica del DNA, il cuore che batteva forte contro le costole. La tecnico chiamò il mio nome e mi consegnò una busta. Il suo volto era professionalmente neutro, ma qualcosa nei suoi occhi suggeriva che sapeva che quel momento avrebbe cambiato la mia vita. Aprì la busta proprio lì, nella sala d'attesa. Probabilità di paternità 0%. Il presunto padre è escluso come padre biologico del bambino testato. 0%. Non una bassa probabilità. 0. Sean non era mio figlio. Non lo era mai stato. Per 16 anni avevo messo cuore e anima nell'allevare il figlio di un altro uomo mentre quell'uomo dormiva con mia moglie. Non ricordo di essere tornato al mio hotel. Non ricordo di aver parcheggiato o di essere salito in camera. La cosa successiva che so è che ero seduto sul bordo del letto, con i risultati tra le mani che non smettevano di tremare. Douglas Kemp non era solo l'amante di Nain. Era il padre di Sean e tutti lo sapevano tranne me. Pensai a Denise, che aveva tenuto quel segreto per anni. Pensai a Nain, che aveva visto me legarmi a Sean, che mi aveva lasciato sacrificare, provvedere e amare sapendo tutto il tempo che stavo crescendo il figlio del suo amante. Ma soprattutto pensai a Sean. Quel ragazzo mi amava. Mi chiamava papà senza esitazione. Veniva da me con i suoi problemi. Si fidava completamente di me. E nulla di tutto ciò era colpa sua. Era tanto vittima quanto me. Presi una decisione in quella stanza d'albergo. Sean sarebbe sempre stato mio figlio in ogni senso che contava. La biologia non fa il padre. Presentarsi sì. E io mi ero presentato ogni singolo giorno per 16 anni. Ma Nain avrebbe pagato per questo. Non con rabbia, non con urla, ma con conseguenze legali, finanziarie e sociali che l'avrebbero perseguitata per il resto della vita. Presi il telefono e chiamai il mio avvocato. Era ora di chiedere il divorzio.
Nae mi chiamò 2 settimane dopo che me ne ero andato. Non per scusarsi, non per spiegare, ma per proporre una terapia di coppia. La sua voce era dolce, quasi supplichevole, un tono che non sentivo da anni. Dean, per favore, qualunque cosa stia succedendo tra noi, possiamo superarla. Ho già preso un appuntamento con una terapeuta, la dottoressa Vivian Crane. È molto raccomandata. Dacci solo una seduta, per i bambini, se non altro. Per i bambini. Sapeva esattamente quali pulsanti premere. Contro il mio giudizio, accettai. Non perché credessi nella riconciliazione, ma perché volevo capire quale gioco stesse facendo. Il mio avvocato mi aveva consigliato di evitare il confronto diretto finché i documenti del divorzio non fossero pronti. Questo sembrava un compromesso sicuro. Lo studio della terapeuta era in un edificio elegante vicino al quartiere Short North. Poltrone di pelle, luci soffuse, arte astratta alle pareti. La dottoressa Vivian Crane ci accolse con un sorriso caldo, ma studiato. Sono così felice che siate venuti, disse, indicando 2 poltrone una di fronte all'altra. Nae mi ha raccontato un po' di quello che sta succedendo. Dean, capisco che te ne sei andato di casa piuttosto all'improvviso qualche settimana fa. Notai che non chiese la mia versione. Aveva già quella di Nae e sembrava soddisfatta. Me ne sono andato perché mia moglie ha chiarito che non mi voleva lì, dissi con calma. La dottoressa Crane annui con comprensione, ma i suoi occhi mi scrutavano con un'intensità più da valutazione che da empatia. Naen ha detto che sei stato molto stressato al lavoro, che nell'ultimo anno sei diventato emotivamente distante. Diresti che è vero? Guardai Naen, seduta con le mani intrecciate, l'immagine dell'innocenza ferita. No, dissi, direi che è una storia comoda che ignora fatti importanti, come il fatto che mia moglie ha avuto una relazione extraconiugale per 10 anni con un uomo di nome Douglas Camp, come il fatto che ha rubato quasi $200.000 alla nostra famiglia con un secondo mutuo fraudolento e, svuotando i fondi universitari dei nostri figli, come il fatto che nostro figlio Sean potrebbe non essere biologicamente mio. La stanza cadde nel silenzio. Il volto di Naen si spense. La compostezza professionale della dottoressa Crane vacillò per un attimo, poi si riprese. Sono accuse molto gravi, Dean, disse con cautela. Naen, vuoi rispondere? Gli occhi di Naen si spostavano tra me e la dottoressa Crane. La vidi calcolare, cercare di capire quanto sapessi davvero. Sta avendo una specie di crollo, disse infine. È esattamente quello che temevo. È diventato paranoico, delirante. Ha bisogno di aiuto. Vivian. Vivian, la chiamai per nome, non dottoressa. E improvvisamente capii che non era terapia. Era una trappola. La dottoressa Vivian Crane non era una consulente neutrale. Era un'amica di Naen, probabilmente reclutata per documentare la mia presunta instabilità mentale per il processo di divorzio. Mi alzai lentamente, infilando la giacca. Penso che abbiamo finito qui, dissi. Dean, per favore, siediti, insistette la dottoressa Crane. Fuggire dalle conversazioni difficili non risolve nulla. Non sto scappando. Sto riconoscendo una trappola quando la vedo. Dottoressa Crane, da quanto tempo conosce mia moglie? L'esitazione della terapeuta mi disse tutto. Non vedo come sia rilevante per la nostra seduta. È rilevante perché questa non è una seduta. È un'imboscata. Doveva diagnosticarmi qualcosa, vero? Depressione, paranoia, forse un disturbo della personalità. Qualcosa che Naen potesse usare in tribunale per dipingermi come instabile. Naen si alzò. La sua maschera di innocenza finalmente cadde. Pensi di essere così intelligente, Dean. Pensi di aver capito tutto, ma non hai idea di cosa ti aspetta. Le sorrisi. Non era un sorriso felice. In realtà, so esattamente cosa mi aspetta. Domani chiederò il divorzio e ho documenti su tutto. La relazione, la frode finanziaria, i documenti falsificati del mutuo. Quando il mio avvocato avrà finito, sarai fortunata se ti rimarranno i vestiti addosso.
Uscì dallo studio senza voltarmi indietro. Dietro di me sentii la voce di Nain alzarsi in rabbia, che chiedeva alla dottoressa Crane di fare qualcosa, ma non c'era più nulla da fare. Il gioco era finito e lei aveva finalmente capito che non avrebbe vinto. Non avevo intenzione di dire a Sean del test del DNA. Alcuni segreti, pensai, è meglio lasciarli sepolti. Ma il destino aveva altri piani. 3 giorni dopo il disastro della terapia, Sean si presentò nella mia stanza d'albergo. Non so come mi avesse trovato, probabilmente aveva tracciato il mio telefono tramite l'account familiare, ma eccolo lì, in corridoio, con gli occhi arrossati e una mail stampata in mano. È vero, chiese, mostrando il foglio. Mi spostai per farlo entrare. La mail era di Naina Douglas Camp, datata 2 anni prima. Doveva averla trovata sul computer di sua madre. Devi smettere di mettermi pressione per dirlo a Sean, diceva la mail, è meglio che non sappia che sei il suo vero padre. Dean è stato buono con lui. Non distruggiamo tutto. Mi sedetti pesantemente sul bordo del letto. Di tutti i modi in cui avevo immaginato quel momento, questo non era uno di quelli. Sean, siediti, per favore. Rimase in piedi, tutto il corpo tremante. Dimmi solo la verità. Douglas Camp è il mio padre biologico. Non potevo mentirgli. Non dopo tutto. Sì, ho fatto un test del DNA la settimana scorsa. I risultati lo confermano. Le gambe di Sean cedettero. Crollò sulla sedia vicino alla finestra, fissandomi con una devastazione che non dimenticherò mai. Tu non sei mio papà. Io sono tuo papà, dissi con fermezza. Lo sono stato per 16 anni. Ti ho insegnato ad andare in bicicletta. Sono stato con te in ogni febbre, ogni incubo, ogni cuore spezzato. Ti ho amato dal momento in cui sei nato. Un pezzo di carta non cambia nulla di tutto questo. Ma biologicamente, la biologia è solo genetica. Non è amore. Non è sacrificio. Non è esserci ogni singolo giorno. Douglas Camp ha fornito un po' di DNA. Io ho dato tutto il resto. Allora dimmi, Sean, chi è il tuo vero padre? Il ragazzo si sciolse in lacrime. Attraversò la stanza e si gettò tra le mie braccia, singhiozzando come non faceva da bambino. Lo strinsi forte, con gli occhi che bruciavano anch'io. Non mi importa di lui, disse Sean tra le lacrime. Non mi importa di niente. Sei tu il mio papà. Sei sempre stato il mio papà e lo sarai sempre. Niente cambia questo. Non le bugie di tua madre, non qualche risultato di un test. Niente. Rimanemmo così a lungo. Quando Sean si staccò, il suo volto era più calmo, più deciso. E adesso cosa succede? Chiese. Sto divorziando da tua madre. Sarà brutto. Dirà cose su di me. Cercherà di metterti contro di me, te e Hailey. Ho bisogno che tu sia forte. E Hailey? Lo sa. No, e non sono sicuro che debba saperlo. Ha solo 13 anni. Questa è una cosa tra tua madre e me. Voi ragazzi non dovete portare i nostri fardelli. Sean annui lentamente. Voglio stare con te. Quando arriverà il divorzio, voglio vivere con te. Potrebbe essere complicato. Tua madre lotterà per la custodia. Allora combattiamo, disse Sean. E in quel momento, mi vidi in lui. Non nella genetica, ma nel carattere. Nel modo in cui un uomo affronta l'avversità. Sì, concordai. Combattiamo insieme. I documenti del divorzio arrivarono a casa di Nain un giovedì mattina. Lo so perché il mio avvocato mi chiamò appena il notificatore confermò la consegna. Le consegneranno tutto, disse. La documentazione della relazione, le prove della frode finanziaria, i documenti falsificati del mutuo. Il suo avvocato avrà una giornata molto interessante. Mi aspettavo che Nae mi chiamasse urlando. Invece, quella sera si presentò nella mia stanza d'albergo. Il mascara le colava sul viso, niente a che vedere con la donna fredda che mi aveva respinto in cucina.
Dean, per favore, implorò appena aprì la porta. Possiamo risolvere tutto. Ho fatto errori terribili, ma abbiamo 17 anni insieme. Abbiamo dei figli. Non significa niente per te. Mi appoggiai al telaio della porta, le braccia incrociate. Significava tutto per me. Ecco perché lavoravo 70 ore a settimana per mantenere questa famiglia. Ecco perché ho perso vacanze e festività per assicurarmi che Sean e Hailey avessero i fondi per l'università. Fondi che tu hai svuotato, tra l'altro. Posso spiegare i soldi. Puoi spiegare Douglas Camp? Puoi spiegare 10 anni di bugie? Puoi spiegare avermi lasciato crescere suo figlio mentre voi due ridevate alle mie spalle? Nain trasalì come se l'avessi schiaffeggiata. Non ho mai riso di te. Né Douglas. Non è stato così. Allora dimmi com'è stato. Aiutami a capire come una donna guarda negli occhi il marito ogni giorno per un decennio mentre dorme con un altro uomo. Rimase in silenzio a lungo. Quando parlò, la voce era appena un sussurro. Ero infelice, Dean. Tu lavoravi sempre, eri sempre stressato. Douglas mi faceva sentire vista. Mi faceva sentire viva. Così invece di parlarmi, invece di proporre una terapia o una separazione, hai scelto di tradire tutto quello che avevamo costruito. Hai scelto di rubare ai tuoi stessi figli. Hai scelto di lasciarmi legare a un ragazzo che non era mio, tenendomi all'oscuro. Sean ti ama. Quella parte era vera. Sean mi ama perché io c'ero ogni singolo giorno. Io c'ero. Questo fanno i padri. Douglas Camp non c'era. Lui prendeva quello che voleva e lasciava che qualcun altro facesse il lavoro duro. Nain cercò la mia mano. Ma io indietreggiai. Dean, ti supplico. Non distruggere la nostra famiglia per questo. Chiuderò con Douglas. Restituirò i soldi in qualche modo. Possiamo ricominciare. Guardai quella donna che avevo amato per 17 anni. Una parte di me voleva crederle. Un'altra ricordava la ragazza che avevo sposato, la madre di mia figlia, la vita che avevamo costruito insieme. Ma quella vita era costruita sulle menzogne. E non si può ricostruire su fondamenta già marce. No, dissi piano. Non possiamo ricominciare. Hai avuto 1000 occasioni per dirmi la verità, e ogni volta hai scelto l'inganno. Il divorzio si farà. L'unica domanda ora è se lo faremo civilmente o se renderò pubbliche tutte le prove che ho ai nostri amici, alle nostre famiglie e alla rete professionale del tuo prezioso Douglas Camp. L'espressione di Nain si fece dura. La maschera della moglie in lutto cadde, sostituita da qualcosa di più freddo. Te ne pentirai, Dean. Me ne assicurerò. Io ho già rimpianti, Nain. 17 anni di rimpianti. Ma andarmene da te non è uno di quelli. Chiusi la porta in faccia. Attraverso il legno la sentii restare lì a lungo, prima che i suoi passi finalmente si allontanassero lungo il corridoio. Era finita. Non la battaglia legale. Quella sarebbe durata mesi. Ma il matrimonio, la finzione, la speranza che in qualche modo si potesse aggiustare. Mi sedetti sul bordo del letto e provai qualcosa che non mi aspettavo. Sollievo. Il peso di un decennio di menzogne non era più mio da portare. Qualunque cosa sarebbe venuta dopo, l'avrei affrontata da uomo libero. Il divorzio fu finalizzato in una fresca mattina d'ottobre. Il giudice Harrison esaminò le prove, ascoltò entrambi gli avvocati e pronunciò la sentenza. Ricevetti la casa, la custodia primaria di Hailey e la custodia condivisa di Sean. A Nain fu ordinato di restituire i fondi rubati per l'istruzione con la sua quota dei beni matrimoniali, che la lasciò quasi senza nulla. Douglas Camp non se la passò molto meglio. Quando il suo studio legale venne a sapere dei documenti ipotecari falsificati, prove che il mio avvocato aveva strategicamente condiviso con il suo ordine professionale, avviarono un'indagine interna. Non fu radiato, ma fu costretto a un pensionamento anticipato. La sua reputazione nei circoli legali di Columbus fu distrutta. Nain si trasferì dalla sorella Denise.
L'ultima volta che ne sentii parlare, Douglas aveva chiuso la loro relazione. A quanto pare, la relazione era eccitante solo finché era segreta. Quando tutto venne alla luce, scoprì che in realtà non voleva costruire una vita con la mia ex moglie. Voleva solo il brivido di prendere qualcosa che apparteneva a qualcun altro. Sean si diplomò quella primavera con lode. Fece un discorso alla cerimonia sull'importanza dell'integrità, su come il carattere di un uomo non sia definito dalle circostanze, ma dalle sue scelte. Ero seduto tra il pubblico con Hailey accanto a me, le lacrime che mi rigavano il volto. Dopo la cerimonia, Sean mi trovò tra la folla. «Grazie, papà», disse, abbracciandomi forte. «Per tutto, per esserci stato, per aver lottato, per essere stato mio padre, anche quando non dovevi esserlo. Ho sempre dovuto esserlo», risposi. «Non è mai stata una scelta. Era solo amore». Hailey si adattò meglio di quanto avessi previsto. Per un po' era arrabbiata con sua madre. Confusa sul perché la nostra famiglia si fosse spezzata. Ma i bambini sono resilienti e con tempo e pazienza capì che alcune relazioni non si possono salvare, per quanto si possa desiderarlo. Ricominciai a frequentare qualcuno circa 5 mesi dopo il divorzio. All'inizio niente di serio, solo un caffè con una donna di nome Rebecca, che avevo conosciuto tramite la moglie del mio commercialista. Anche lei divorziata, con un figlio adolescente. Ci capivamo nelle nostre ferite in un modo che sembrava naturale, non forzato. Una sera, seduto sul mio portico sul retro, a guardare il sole tramontare sul giardino che avevo quasi perso, pensai a quella notte in cucina. La notte in cui Nae mi aveva respinto e chiesto se pensassi di essermi guadagnato il suo affetto. La verità era che avevo passato 17 anni a guadagnarmi cose che avrebbero dovuto essere date gratuitamente. L'amore non dovrebbe richiedere un prezzo. Il rispetto non dovrebbe essere una transazione. Un matrimonio non dovrebbe essere un libro contabile di debiti e crediti. Avevo scritto guadagnati il mio ritorno su quel biglietto perché ero arrabbiato e ferito. Ma guardando indietro, capii che non era davvero quello che volevo. Non volevo che Dean guadagnasse nulla. Volevo che lei mi amasse come io l'avevo amata, incondizionatamente, senza tenere il conto. Lei non poteva farlo. Forse non poteva mai farlo, ma da qualche parte là fuori qualcuno lo avrebbe fatto. E nel frattempo, avevo i miei figli, la mia integrità e un futuro che apparteneva interamente a me. Questo bastava. Era più che sufficiente.